Ciao ragazzi, giovedì 19 ottobre, nuova prova a tempo, una sola auto a farla da padrone, la neo introdotta Mazda 3 Gruppo 4, motore anteriore, trazione anteriore, eppure non c'è 4VD, MR o FR che tenga. Vero che siamo nel circuito dell'Alsazia, il test course reverse, quindi una pista molto piccola. È vero anche, soprattutto, che il bilanciamento delle prestazioni su quest'auto non va a modificare nessun parametro, rimane quella che è, mentre invece sulle altre cambia il peso, cambiano i cavalli e cambiano i settaggi e quindi rendono l'auto non reale e fedele a quella che è veramente, cosa che io odio veramente tanto di questo gioco, il bilanciamento delle prestazioni. Quindi quest'auto in teoria è quella che troviamo. In effetti rispecchia ampiamente la guida della trazione anteriore, quindi tanto sottosterzo in accelerazione perché i cavalli sono tantissimi, quasi 400 cavalli, gomme da corsa dure, la pista è corta, è abbastanza facile, qualche piccolo passaggio dove dovete stare attenti, quindi andiamo ad analizzare insieme il giro. Lanciamoci in questo giro la curva 1, tagliate tutto il marciapiede, curva 2 più di 180 gradi, qui è una danza tra acceleratore e freno, un costante modulare per cercare di rimanere nella corda della curva. In uscita, quando date tutto gas, non mettete mai dritto lo sterzo fino a che non passate un dosso, questo dosso vi porterà fuori pista se siete a sterzo dritto. Arriviamo in un punto chiave molto critico di questa pista, ovvero la staccata che vi mette nella curva a destra in salita. Qui a seconda della velocità che vi portate dalla curva precedente, la staccata è appena preso il cordolo, se riuscite a essere più precisi è al centro del cordolo. Fate girare subito l'auto, tenete sempre il gas per dare trazione e utilizzate il freno per limitare il sottosterzo. Quindi come prendete la salita, subito la staccata, qui frenate brusco fino alla seconda e subito l'acceleratore a cercare di tenere l'auto in traiettoria, state il più stretti possibile, attenzione al dosso, c'è un dosso che vi fa saltare e perdete 3 o 4 decimi solo con quello lì. Quindi in uscita curva la terza, non tirate la seconda perché le gomme pattinano e arrivate all'ultima staccata, una S, la staccata brusca terza seconda, entrate nella curva subito la terza, andate a cercare di dare più gas possibile e tagliate il cordolo interno per arrivare al traguardo. Un ultimo suggerimento: quando vedete che il giro è buono, all'uscita della ultima S state tutto interni e rimanete interni per arrivare al traguardo e fare meno strada possibile. Quando vedete che il giro invece non è buono, rimanete larghi al contrario, in modo da prendere più velocità e portarla sulla curva 2. Una piccola cosa che comunque dà qualche decimo di differenza, e qui siamo sul filo dei millesimi per i tempi, non dei decimi, quindi capite che la differenza è tanta a fine giro. Ma vediamo insieme il giro veloce. Dodicesima posizione mondiale, ovviamente momentanea, mancano ancora tanti nomi importanti anche all'interno del mio team, in FRT Official c'è Fede e Mauri che ancora devono girare e sicuramente mi butteranno giù almeno di 2 posizioni. Ho ancora 2 decimi nel piede, devo solo beccare il giro perfetto, ma adesso devo tornare ad allenarmi a Dragon Trail Litorale Reverse, dove lunedì avrò la mia seconda gara del campionato GT League Season 5. Purtroppo brutte notizie perché su questa pista non mi trovo per niente, quella chicane della morte
È veramente ostica, quindi devo capire come affrontare la gara. Una BRZ che sovrasterza in accelerazione tantissimo è veramente pericolosa, quindi vado ad allenarmi e poi tornerò su questa pista per sfidare almeno i miei compagni di team, ma sarà difficilissimo perché loro sono veramente forti. Vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Se avete bisogno di acquistare postazioni di guida o sedili iscrivetemi a questa mail per ricevere un coupon sconto presso la Cockpit Tech Solution, azienda che li produce anche completamente personalizzati. Ciao ragazzi, al prossimo video.